Allora, siamo a Camperano, siamo a un posto che era un lebbrosario. Se avete già visto anche il video, quello dove ci sono venuto io di notte, sapete anche la storia, però vi faccio un riassunto. Qui praticamente ci venivano portati i malati di lebbra e i preti che erano qui, le suore, quando arrivavano dicevano: camperanno, sì o no? Per questo poi il nome è venuto Camperano. Per tanti anni c'è stato fatto questo lazzaretto, diciamo così, e poi una volta chiuso i passanti, i viandanti continuavano a dire di vederci delle ombre. Poi col tempo sembra che queste ombre appartenessero a una suora, una donna, quella che chiamano poi la signora nera. E ho l'impressione di essere guardato e l'impressione che, come mi giro un attimo, di vedere la sagoma della signora nera in ogni posto. E dicono che anche in periodo del Covid sembra che l'abbiano rivista, perché era quella che accoglieva i carri con i malati e suonava la campana per aprire o chiudere il portone, e lei le accoglieva. E leggende dicono che fosse la morte in persona, anche perché nessuno aveva mai visto la sua faccia, in quanto indossava una maschera per le malattie, un po' come le maschere dei monatti della peste a Venezia. Prova a essere più chiara, dai. Qui sembrava ci fosse qualcosa da decifrare alla rovescia. Che utilizzavano le maschere con il becco, e anche lei utilizzava una maschera tutta nera. E quindi vediamo se riusciamo a trovare la famosa dama nera. Allora ragazzi, avete sentito la spiegazione di Christian, ma qui lui c'era già stato e effettivamente a me, sapete che insomma gioco un po' in casa perché a me i video di Christian sono sempre piaciuti da morire e questo mi ha colpito come tanti altri suoi contenuti, e quindi insomma quando sono venuto qua a trovarlo gli ho detto: Cri, mi devi portare in questo posto. Quindi adesso non è proprio buio, anzi diciamo di no, però è anche sera, quindi è facile che tra un po' quel poco sole che è rimasto se ne vada a dormire. Quindi insomma vediamo un po' cosa troviamo. Abbiamo portato il K2 e vediamo, tanto male non fa. No. Allora, noi siamo arrivati in questa costruzione, questo edificio, e cammin facendo Christian mi ha raccontato un po' cosa era questo posto. Me lo ripeti? Sì, allora, quanto si sa o quanto si è detto nel tempo, questo probabilmente era un distaccamento dove si ritrovavano i dottori, i medici, i frati, quelli che non erano malati. Sì. Infatti è a un centinaio di metri dal posto dove c'erano i veri e propri malati. Ok, quindi era un po' coloro i quali coordinavano il tutto, Sì, insomma. sì, ecco. sì, infatti. Va bene, quindi proviamo già da qui, perché comunque la struttura dove c'erano i malati abbiamo insomma constatato che è molto pericolante, quindi anche entrarci è difficile, però insomma proviamo anche a capirci qualcosa qua. Christian ha in mano il nostro K2, vediamo se succede qualcosa. Per adesso è tutto fermo e anche qua è tutto distrutto qua. Mamma mia. Sicuramente non ci saranno interferenze con il No, K2. qua interferenze. Siamo ragazzi in mezzo ai boschi e l'unico rumore che sentite è un fiume che passa sotto, per cui se c'è qualcuno che ci sta vedendo, osservando, se vuole passare vicino allo strumento che ha il mio amico in mano, lo può fare tranquillo. Ha brillato? Subito, così al volo. Subito. Neanche il tempo. Poi ha smesso subito. Ha smesso subito, sì.
Interessante però. A chiamata proprio. A chiamata. Ancora? C'è qualcuno qui? Abbiamo avuto un segnale. È un caso o se non è un caso ci ripassate vicino a questo strumento che è in mano al mio amico? Oppure potete lasciar detto qualcosa, magari vi sentiamo durante il riascolto. Era un caso, dai. Sì, penso di sì. C'è neanche il tempo di... Non so da cosa può essere No, il caso. Perché da niente, perché non c'è niente qua. Però facciamo comunque i possibilisti. Potete ripetere? proviamo a tornare Sì, dal proviamo a punto. tornare qua. È strana sta cosa però, eh? Qui non c'è proprio un accidente. Qualche cavo c'è, però Sì, ma staccato, sono ovviamente. staccati, sono proprio tagliati. Ma qui a parte queste due costruzioni non ci sono case, No. edifici, no? Infatti. Ragazzi, per arrivare abbiamo fatto 3 tornanti che avevamo paura di non riuscire neanche a fare perché erano talmente ripidi, quindi stento a credere che uno possa abitare qui. C'è qualcuno qua? Qui si diceva che c'erano dei dottori o comunque dei frati, persone che aiutavano i malati. Oppure se c'è questa figura O la signora nera in persona, o la signora nera. che già ci siamo visti, no? Ultimamente. Eh, Quindi mi dovrebbe conoscere. ovviamente metterò sotto in descrizione il video di Christian, così andrete a vedere anche la sua indagine. Andiamo sempre vicino al lebbrosario. Sì. Però. Allora, adesso siamo davanti alla struttura che ospitava i malati. Come vedete ragazzi è assolutamente impraticabile. Guardate in che condizioni è. Non c'è più il tetto, non c'è più niente. Ne proviamo? Proviamo a fare un paio di domande. Allora, a telecamere spente Christian mi ha riferito che alcuni suoi follower nel video suo hanno riferito che in quelle finestre sono passate ombre proprio in occasione del suo video e a questo punto mi viene da dire vado a rivederlo anch'io perché non mi ricordo. Io non le vedo, ti dico la verità. Però tanti mi dicono che riescono a vederlo. Ok. È un po' un mix fra la pareidolia e... Ah beh, certo, ovvio. Poi qui cambia parecchio l'atmosfera fra luce e ombre. Ah beh, Quindi anch'io vedo assolutamente soltanto sì. la torcia di una lampada. C'è qualcuno qui? Se sì, abbiamo uno strumento in mano, il mio amico tiene in mano uno strumento. Se ci si avvicina si attiva e delle lucine si colorano. Se volete avvicinarvi oppure lasciar detto qualcosa. Fare un rumore che non sia un rumore naturale, familiare. Hai sentito? Sì. Di là? Allora non mi sono rincoglionito io. È da risentire. Se non è stato un caso, potete rifarlo questo rumore? Ma io continuo a sentirli di là i rumori, là verso la macchina. Però qui ci si allontana un po' dalla struttura. Oddio, bella grossa. Sì, Guarda che spettacolo è l'albero. sì, Non l'avevo visto di notte. è vero.
bellissimo, tutto coperto di pietre. Allora, ci sono dei cinguetti, questo è poco ma sicuro, però sono mescolati, mischiati a cose che sembrano voci. Adesso no, adesso sono cinguetti allo stato puro. Però prima si sentivano tipo degli echi, dei ritardi che sembravano voci umane. C'è qualcuno qua? Avvicinati. Niente, prima c'ha illuso, hai visto? Infatti. Però ragazzi, prima eravamo in un posto molto simile a quello di adesso. Ci siamo spostati 100 metri, Sì. qua non c'è niente. C'è questa presenza che dicono di aver visto? Oltre a quelli che potrebbero essere i malati o coloro i quali curavano i malati? Allora, proviamo l'estrattore di parole, ragazzi, vediamo se dà qualche risposta interessante. C'è qualcuno qua che ci ascolta e che tramite questa applicazione che abbiamo in mano può manifestarsi attraverso delle parole? Ricordiamo che le applicazioni che noi di solito usiamo e Christian pure non hanno l'accesso ai microfoni, quindi sono estrattori di parole a caso proprio, quindi non sono pilotate da quelle che sono induzioni da parte nostra, ecco. Se c'è qualcuno che può darci segno tramite una parola. Per il momento tutto tace. Nemmeno per sbaglio. Non l'ha scritto No. la Bibbia che deve sempre succedere. Avviciniamoci alla casa, alla struttura. C'è qualcuno che è in ascolto? Che? Accanto a te. Ecco, Ci siamo avvicinati e questo è proprio il punto dove dicono accanto a te. di vedere l'ombra della signora nera, che è qui dove si fermava, che accoglieva gli andanti che venivano di là e decideva se fargli entrare. Ah, ecco, accanto a te. Interessante, siamo proprio all'ingresso, Sì, ragazzi. È un punto preciso. Accanto a noi c'è quindi la presenza di questa dama? O c'è qualche persona malata? Lo so. Hai detto c'è qualche persona malata, ti ha detto lo so. Ma- Come dire, sono io che l'accolgo. Ma caspita, interessante però. Bello, per ora sembra avere un È senso un senso logico. perché di solito sparano a casaccio molte volte. Poi ragazzi, se seguite Christian sapete come la pensa Sì, come sì. noi, per cui Possiamo fare qualcosa per te? possiamo aiutarti in qualche modo o aiutare qualcuno? Non abbiamo tanti mezzi. Cos'è? È stressato. Stressato. C'hai troppo lavoro probabilmente.
Guarda che la lebbra non c'è più, da tanti anni. Esatto. Ti puoi riposare adesso. Allora è da verificare perché magari è la lente del telefono, però io a occhio nudo non la vedo, dentro il telefono, cioè nella videocamera vedo come se al di là della tua macchina ci fosse una nebbiolina, però a occhio nudo non si vede. No. Boh, magari ci vedo male io, verificheremo. La mia macchina è già stata bersaglio ultimamente Sì. di troppe maledizioni. Esatto. Niente, c'è niente che possiamo fare per te. Te l'ho detto, ti puoi riposare. C'è qualcuno qui che vuole manifestarsi, vuole dare segno di se stesso? Siamo in pericolo qui? Oppure è una zona comunque tranquilla? Basta, non parla più. A tutti gli altri chiacchierano come non ci fosse un domani, a noi neanche per sbaglio. Allora? Possiamo fare qualcosa? È buio. È buio. Non proprio, quasi. Quindi è un segnale che dobbiamo venire qui al buio completo per trovare qualche riscontro? Il mio amico già c'è stato. Era notte proprio. Possiamo tornarci a buio. Possiamo Tanto tornarci. Il progetto che abbiamo per la nottata lo sai qual è, quindi Appunto. possiamo anche ripassare da qui. Ve lo ricordate il mio amico che è venuto qualche tempo fa? È stato qui diverse ore. E ha voluto farmi conoscere anche a me questo posto. Arriva una macchina. Ti sento. Ti sento. Ti sento. Arriva una macchina? Ma dove? Cos'è? L'unica macchina dell'anno che è passata? Sì, Cioè, ma guarda che l'ho beccata anch'io quando c'ero l'altra notte. eh sì, mazza che orecchio che hai. Allora ragazzi, è passata una macchina adesso dopo chissà quante ore, per dirvi che questa strada è veramente abbandonata a se stessa. Allora, la nebbiolina che ho visto, ma che sicuramente mi sbaglierò, è praticamente oltre la macchina di Christian. Però, boh, magari ho visto male io, Era più o meno in quella zona qua, dove c'è questo verde. Chi è lei? Cos'è? Chi è lei? Chi è lei? Io mi chiamo Corrado e lui è Christian. È già stato qua, io è la prima volta che ci vengo. Però la storia è molto interessante. E sono contento di essere venuto e di conoscere questa storia incredibile. C'è qualcuno che ci ascolta, quindi qualche domanda o qualche risposta è molto coerente rispetto alla media, insomma, di questi apparecchi elettronici. Sì, sì, per adesso non ha tirato sfondoni. No, Stai ascoltando? sì, siamo in ascolto.
Siamo in ascolto, per cui se vuoi dirci qualcosa di più mirato sarebbe interessante. Qualcosa che ci faccia capire che stiamo parlando con qualche entità di questo posto, di qualche malato o di questa figura nera che decideva lei per se appunto mandare i malati qui dentro oppure no. Sono silenziosi, dicevo. Sì. Forse tornandoci di notte, così. Meno distrazioni, meno... E per quello che riguarda sensazioni tue, sei tranquillo? Sì. Ti senti oppresso? No, niente del genere. No. Ma allora la tranquillità ce l'ho anch'io, non sono per niente agitato, teso, impaurito, niente del genere, però sicuramente è un posto che a bocce ferme è uno dei tanti posti abbandonati, ma se si pensa a quello che c'è stato qua, insomma, non è stato proprio uno scherzo. No. Quindi c'è stata sofferenza sicuramente qui dentro. Carlo? Carlo. Può esserci un Chi sarà? Carlo che... Io mi chiamo di secondo nome Carlo, però... Sì. Sì, però non penso che sia legato a questa... Come ti senti? Come ti senti? L'abbiamo appena detto, eh? No, Che sì, ci è sentiamo... vero, già. Che ci sentiamo tranquilli, Noi ci sentiamo però... bene. Però sicuramente riflettiamo su quello che qui c'è stato. Però parla sempre qui, eh? Sì, Quando ci stiamo avviciniamo alla parlando. porta. Magari è questo Carlo. È che questo... parla. magari è questo Carlo. Carlo, eri un malato che sei stato ricoverato qui? Però sempre qui davanti all'ingresso. Se ci si sposta appena di 10 metri non parla più. C'è il signor Carlo qui? C'è stato un signor Carlo? Ma anche come stai è stato interessante, eh? Sì. Perché avevamo appena finito di dire che no. Correre. Correre. Noi dobbiamo scappare o questo signor Carlo Magari. ha tentato di scappare da qui? Ha tentato di farsela di corsa? Oppure noi siamo in pericolo? Tu l'avevi fatto l'estrattore di parole qui? No, o forse avevi fatto la ghost box? Sì, ho fatto un po' di ghost box. Sì. E ti era venuto fuori qualcosa? Cioè, io il video l'ho visto ma non mi ricordo i particolari. Poi non mi risulta sempre difficile interpretare la ghost Beh. box. C'è il signor Carlo qui, abbiamo sentito questo nome di battesimo. C'è un certo Carlo? K2 è spento, vero? Sì. L'ho spento io. Sì, perché comunque può interferire col telefono, anche se... Poi era comunque fuori. Sì. Beh, comunque interessante. Quelle 2, 3, 4 risposte che sono uscite sono state abbastanza coerenti. Prova per curiosità a fare un passo verso proprio la porta, senza farti male, vedere se succede qualcosa un po' più dentro. C'è il signor Carlo qui o qualcuno che è stato in questa struttura? La
Ah, Una bambola. la bambola. Questa è inquietante. Cioè, Bastava che troviamo una bambola. E poi- pensa a trovarla. E il fatto che Christian è... ha una bella collezione al Museo dell'Impossibile, quindi E nell'edificio qua dietro che c'era tipo la discarica, magari c'è una bambola. vuoi che andiamo a vedere? Sarebbe il colmo, eh? Magari Carlo era un bimbo malato. Magari era un bambino. Cos'è? Morso. Morso? Quindi questo Carlo è stato morso? Era un bambino Carlo? Che magari aveva una bambolina, una bambola? Allora, qua c'è una discarica, Cristian l'aveva notata in questa struttura. Sarebbe il colmo se c'è una... però c'è una macchinina. C'è una macchinina. Da bambini. Sì. No, io di bambola non ne vedo. Non è che sono infilate là sotto, però come fai a capirlo? Era un bambino Carlo che aveva una bambola come gioco? Dobbiamo cercarlo qui in questa struttura? Cosa c'era qui? Noi sappiamo che questa struttura era per i malati e quella era per i dottori. E qua cosa c'era? Non posso andarmene. Caspita, questo è interessante, eh? Non posso andarmene. Quindi sei uno spirito che in qualche modo deve stare qui, deve compiere qualche gesto particolare, deve ancora star qui in questo posto, deve dire qualcosa a qualcuno. Noi non abbiamo la facoltà di mandarti verso la luce perché non siamo persone che lo possono fare, però possiamo capire. Non? No, Non possiamo, certo. non possiamo, no. Siamo sempre qua, ragazzi, tanto per Sì, è vero. tutto ricordarvi quello che dove siamo siamo, sempre alla porta. Volete apparire o comunque farvi vedere in qualche modo dietro quelle finestre? Ma allora, considerando ciò che di solito questi estrattori di parole dicono, mi sa che questa è una delle volte in È cui vero che hanno avuto più senso. Eh. Non è uscita una parola fuori luogo. no, c'è sempre comunque un collegamento fattibile. Sì, sì. Cioè, per dire, non è venuto elicottero. No, certo. Eppure siamo al mare. Eh sì, certo, no, sono sempre venute fuori e poi sempre nello stesso punto, sempre lì alla porta. Noi stiamo per andare via e salutarci. Se volete però ridirci qualcosa o che ci possa in qualche modo far rendere conto che se... Forse, ok?
Quindi forse potete dirci qualcosa per lasciarci andare via consapevoli che qualcosa c'era o c'è? Siamo tutto orecchi. Se risponde anche qui io tornerei ancora lì per vedere, cioè, Per sentire lui. quella porta lì è assurda, cioè ogni volta che arriviamo lì parla, basta allontanarsi, basta, non parla più. Noi ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando noi. Cosa ha detto? Più vicino. Cioè, ragazzi, siamo alla porta, Più vicino, sì, il mio amico sta quasi entrando, guarda. Quasi, perché Non entra perché è troppo pericoloso, però è praticamente dentro. Vuoi dirci l'ultima parola? Ci sta invitando a entrare, non possiamo entrare. È tutto rotto, ci facciamo del male. Però siamo proprio quasi all'ingresso. Se ci devi dire l'ultima cosa, dicela pure. Racconteremo questa storia se ti fa piacere. Anche perché è la storia del nostro paese. È di quello che è successo in Italia, tra le tante cose. si fa di sì, È qui. È qui. Beh, io direi che è qui, semmai è una risposta. È qui, insomma, abbiamo chiesto dov'è questa persona, chi è qui. Che possiamo fare però? Forse niente, però ha voluto solo farci intendere che si trova qui. Ti lasciamo in pace se è questo che desideri. Se ti chiami Carlo, ti salutiamo. Esatto. Se sei tu o chi per esso o chi per te, cioè cerca di stare più al meglio che puoi, non sappiamo cosa c'è di là. Cos'è? Gliel'ho detto. Gliel'ho detto, quindi può essere un tramite. Sì, speriamo. Quindi nella versione romanzata, la persona con la quale stiamo, lo spirito con lo quale stiamo Sì, è vero. colloquiando è stato un tramite nostro, ma interessante. Va bene, grazie allora per aver condiviso la nostra curiosità, per aver interagito con noi. Non ci speravamo, però Meglio sembrerebbe che qualcosa sia successo. Ciao Carlo. Ciao Carlo, chi per te? Bene ragazzi, abbiamo fatto questa piccola indagine che però, insomma, se tanto mi dà tanto, ha risposto in maniera interessante con l'estrattore di parole, e tra l'altro tutte cose abbastanza coerenti e mirate, perché poi la cosa anche buffa, tra virgolette, che si attivava questo estrattore nel momento in cui si era davanti alla porta, no, d'ingresso. Cosa pensi anche tu? È bello, è la prima volta che l'estrattore ha un senso logico Esatto. con tutte le parole uscite, cioè non ce n'è stata una che era fuori luogo Esatto. o non avesse senso con quello che dicevamo. Bene ragazzi, allora se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma iscrivetevi anche a quello del Museo dell'Impossibile. In descrizione vi lascio il video che ha girato Cree di notte qua, che è altrettanto interessante, perché vedrete che insomma anche L'atmosfera cambia l'atmosfera è parecchio diversa, però proprio perché lui l'aveva già fatta di notte volevamo tornarci di giorno, che poi giorno non è più, perché vedete che abbiamo la luce accesa della macchina perché è già buio qua, però insomma tardo pomeriggio, ecco. Va bene, allora alla prossima avventura, ciao.